Buongiorno amici e bentornati su All Time Watches. Una categoria di segnatempo spesso riconducibile al marchio sovietico della Raketa è l'orologio con meccanismo su base 24 ore. Orologi dotati di un movimento che fa compiere alla sfera delle ore un unico giro completo del quadrante nell'arco delle 24 ore giornaliere e non due come normalmente avviene nei segnatempo tradizionali. Il primo orologio 24 ore fu creato nel 1953 dalla maison svizzera Glycine, che ideò il suo iconico Airman, seguendo le richieste di specifiche funzioni formulate da un pilota della compagnia aerea Thai Airway. La particolarità della lettura dell'ora su base 24, unita alla complicazione dual time per l'impostazione di un secondo fuso orario, rappresentano un'utile funzione per chi, come i piloti di linea, è costretto a continui spostamenti intercontinentali. Ma avere al polso un segnatempo 24 ore può rivelarsi estremamente utile anche in contesti dove non è possibile stabilire visivamente se ci si trova in pieno giorno o nel cuore della notte. Luoghi estremi, come una miniera o come le zone polari. Già dal 1955 l'Unione Sovietica aveva intrapreso una serie di missioni volte a scoprire e mappare le aree del Polo Nord e successivamente del Polo Sud, creando delle basi stazioni di ricerca, e ai componenti delle ardue spedizioni veniva assegnato un segnatempo con lettura 24 ore, che la prima fabbrica di Mosca aveva prodotto sotto forma di prototipo specificatamente per tali imprese. Orologi che prendevano appunto il nome di Artica o Antartica e che nel corso degli anni 60 entrarono in produzione anche per il mercato civile. In seguito al rebranding delle varie fabbriche orologiere russe, fu la Raketa a dedicarsi alla produzione di questa tipologia di orologi. Nel 1972, in occasione della 16ª spedizione di ricerca e studio nei territori dell'Antartico, la Raketa produsse la sua prima linea di segnatempo a 24 ore, denominati Antartica 16 SAE, ovvero 16ª Soviet Antarctic Expedition. Il meccanismo era il 26-23 e si basava sul calibro 2609 Baltica a 21 rubini, con ruota delle ore modificata. Nei successivi anni di produzione, il calibro 26-23 venne sostituito dal più spartano 26-23H, fabbricato con processi produttivi interamente automatizzati, che lo rendevano più standardizzato e meno rifinito, e il numero dei rubini fu ridotto a 16. Negli anni Ottanta la Raketa realizzò diversi modelli di orologi a 24 ore, con ghiera interna girevole che spesso riportava le varie città del mondo per il calcolo dei diversi fusi orari. Tali segnatempo riscossero un notevole interesse anche nel mercato estero e soprattutto in Italia. Il modello Zestril ricade in quella categoria di orologi russi definiti aziendali. Fu infatti commissionato dalla casa farmaceutica AstraZeneca, che abbiamo imparato a conoscere in tempi recenti a causa del Covid, per pubblicizzare appunto lo Zestril, un farmaco per la cura dell'ipertensione. E la Raketa ha a tutt'oggi nella sua gamma di segnatempo di produzione attuale dei modelli a 24 ore, i Polar. Il modello che vi mostro oggi è uno fra i più ricercati dai collezionisti, il Raketa 24 ore Marine, in condizioni NOS, nella sua scatoletta di vendita e i documenti di garanzia che ne testimoniano l'acquisto nel 1990. Il Raketa Marine è ispirato ad un suo utilizzo a bordo dei sottomarini, un'altra di quelle situazioni dove non è così scontato distinguere le ore diurne da quelle notturne.
Il dial, in colorazione argentée e lavorazione soleil, presenta degli indici stampati in nero, con tacche e numeri a intervalli di 4. A ore 12 vi è la scritta Raketa e nella parte inferiore del quadrante è rappresentata una piccola ancora azzurra, sovrastante la scritta Made in USSR. Possiamo poi notare i due piccoli settori stampati in azzurro, che vanno ad evidenziare i 3 minuti successivi al 15° e al 45°. Questa funzione è detta radio room e serviva in ambito marinaresco per indicare i tempi in cui si doveva rispettare il silenzio telegrafico e lasciare libere le linee di comunicazione per captare eventuali segnalazioni di SOS. La ghiera interna girevole è azionata dalla corona in basso. È suddivisa in 6 settori, dei quali 2 di colore azzurro e 1 rosso vivo. E probabilmente la sua funzione era destinata alla misurazione del tempo dei turni di guardia e di riposo dei militari a bordo dei sommergibili. Le sfere sono molto sottili e verniciate in nero. La cassa è in ottone cromato, con un generoso diametro da 40 mm e un lag to lag di 43. Lo spessore è di 11,5 mm, considerando il vetro plexi bombato, e l'interasse ANSA è da 18. Il fondello inox è a pressione e presenta una satinatura orizzontale nella parte centrale e a raggiera lungo il margine smussato. Su di esso è riportato il numero di serie dell'esemplare e qui è ancora presente parte del bollino adesivo del corredo di vendita. La cassa presenta anche un incavo per agevolare l'apertura del fondello. Il calibro, come già detto, è il 2623H a 16 rubini e 18.000 alternanze ora, con sistema di protezione antishock sul bilanciere. Sui ponti satinati è riportato il codice del movimento e la scritta SU. I Raketa 24 ore sono orologi piuttosto richiesti in ambito collezionistico e questo fa sì che spesso ci si possa imbattere in esemplari fake o riassemblati che addirittura montano dei calibri che non sono affatto dei movimenti a 24 ore. È necessario quindi prestare particolare attenzione e accertarsi che il calibro sia effettivamente il 2623H e che funzioni nel modo corretto. Ed ecco come appare al polso. Il Raketa Marine è probabilmente uno fra i segnatempo esteticamente più belli dell'intera produzione orologiera russa. Col suo quadrante pulito e luminoso e il bel contrasto cromatico dell'azzurro e del rosso dei settori sulla ghiera. Uno stile che richiama marcatamente il mondo marinaresco, sottolineato dal grazioso simbolo dell'ancora che contraddistingue questo modello. Un orologio dal sapore estivo, perfetto per gli amanti del mare. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e se avete anche voi un orologio 24 ore in collezione. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e attivare la campanella e vi do appuntamento a martedì prossimo con un nuovo video dedicato all'orologeria russa. Un abbraccio e ciao a tutti!